Ciao ragazzi, eccoci qua. Oggi parliamo del sistema di navigazione DMD2. Ok? Sulla chat anche lì sono uscite molte domande e ovviamente è un argomento veramente interessante perché si va a trasformare, si va a togliere quello che è la strumentazione originale e si va a mettere un tablet resistente, IP, certificazione militare. Io ho preso ovviamente quelli della VLP del Buon Paolo Venezia, super disponibile, in quanto è dal mio punto di vista il più affidabile. Okay? Ho già fatto un sacco di prove con altri tablet, dopo con l'uso che si fa in fuoristrada dove c'è fango, acqua, freddo, a me serve materiale sicuro da non cambiare tutte le volte. Infatti il tablet ha una particolarità: oltre a avere, come vi dicevo, le certificazioni militari, ha anche un aggancio aeronautico che assicura l'alimentazione. Non è USB, non è aggancio aeronautico, quello che viene utilizzata sugli aerei per poter essere sicuri dell'aggancio dell'alimentazione. Ma non parliamo di questo, ma parliamo del DMD2. Allora vi spiego e vi faccio vedere. Allora, questa è l'interfaccia che io ho a manubrio, okay? Dove ho la pulsantiera dell'ARN. Ho preso questa perché per i rally va benissimo, avendo una levetta laterale e molto robusto. Dopodiché, vabbè, qua c'ho il mio specchiettino, l'ammortizzatore di sterzo, e qua c'è il gruppo che utilizzo per navigare. Come vedete, ovviamente io non ho più niente, ho tolto tutto, in quanto per me deve essere tutto molto semplice. Quello che non c'è non si rompe e non serve fondamentalmente. Ho posizionato un tablet, che è questo qua, sempre della VLP. Il tablet come funziona? Come tutti, vediamo. Praticamente la schermata iniziale è questo, in automatico quando si apre DMD2 si arriva in questa schermata che io ho impostato. Vediamo. Ok, che io ho impostato, perché tutta la schermata può essere impostata a piacere. Io ho messo qua il contagiri, la temperatura dell'acqua, la velocità, e questa qua è il navigatore, quello che avete sul vostro telefono Android. Vediamo dov'è il menu, che non lo trovo perché mi è andato giù. Allora, qua sono tutte le varie telemetrie. Ok, questa è la schermata principale, casina, ed è questo. Dopodiché si può utilizzare, questo è il navigatore da fuoristrada, ok? Quindi è come un Garmin, come un qualsiasi navigatore puro da fuoristrada, dove andate sono segnati tutti i sentieri di fuoristrada, ma è classico navigatore. Dopodiché si passa al lettore di roadbook, anche qua vedete la comodità, si passa da una parte all'altra senza problemi. L'ultima pagina sono tutte le telemetrie. Io qua ho messo i volt, velocità, la temperatura. Questa qua adesso è al moto, è spenta, ma mi darebbe l'apertura del gas che è a zero, se no di man mano che si apre questa cambia. Questo qua è il serbatoio. Questo è il serbatoio virtuale, ovvero si imposta la moto quanti chilometri fa con un pieno. Quando si fa il pieno, se uno vuole, io non lo utilizzo perché vado a memoria, ma se si vuole uno imposta qua in automatico quando fa il pieno a zero, e la moto ha il suo conta chilometri, conto litri a parte. Qua mi dà i volt. In più ci sono altre impostazioni, ma in questo momento non mi addentro troppo. Come si fa a collegare
e avere le telemetrie sulla tablet, allora, praticamente, prima di tutto, sul mio sito, che è www.marchesindiego.it, trovate queste modifiche e trovate anche i link per gli accessori. Ripeto, a me in tasca non me ne viene nulla, io lo sto facendo per voi. Quindi si va a prendere un lettore Bluetooth, ok, di un OBD2, ok, che va nella presa originale sua della moto. Questa è una presa normalissima che c'è in tutti i veicoli moderni. Questo link lo trovate sul sito, ma è un lettore e con questo qua funziona. Io lo inserisco e rimarrà sempre inserito. Io non l'ho più tolto, l'ho tolto adesso per farvelo vedere. Cosa accade? Nel momento in cui ovviamente dovete fare il pairing, è come un auricolare di un telefono, è come delle cuffie, è come uno strumento esterno. Il pairing è molto semplice, un lettore Bluetooth, il tablet fa il pairing e siete a posto. Nel momento in cui voi accendete la moto, questo sì, non ve l'accendo perché sennò non riusciamo più a parlare, questo si accende e in 2-3 secondi è già collegato con il tablet e avete già le telemetrie in diretta, ok? Quindi semplicissimo, lettore Bluetooth, pairing con il dispositivo. Nel momento, voi lo lasciate sempre qua, nel momento in cui accendete la moto, lui in automatico vi manda tutte le telemetrie qua. Io ho messo queste, ma ce ne sono tante altre all'interno, o comunque ci sono tutte quelle che la moto dà. Quelle che non ci sono è perché la moto non dà questo tipo di telemetrie. Quindi la comodità è assoluta, perché voi con invece di avere il lettore, il vostro cruscottino originale, avete una visione totalmente diversa. Bel contachilometri frontale, principale, che va con GPS, che quindi è sempre preciso, testato per migliaia di chilometri. Con questo sistema è molto preciso. Attenzione che non è preciso con tutti i sistemi. Con questo della VLP, con il cavo alimentazione attaccato, perché c'è anche una sua antenna esterna, il cavo alimentazione attaccato arriva con una precisione assoluta, ma ve lo confermo in quanto dovendo navigare con i roadbook e utilizzo il GPS, la navigazione deve essere, l'acquisizione dei metri deve essere precisissima. E ben sia al Lamas sia al Rally del Garda, veramente precisione totale. Quindi l'accoppiata VLP con la precisione che ha nella ricezione, perché questo è il segreto, perché se voi avete un dispositivo che fatica a riceve in ritardo, elabora in ritardo, tutto rallenta e quindi tutto funziona più lentamente. Ve ne accorgete poco, però sono magari secondi che vi possono dar fastidio. Qua veramente è in diretta, tant'è proprio che nel momento in cui si accelera e ho qua il contagiri è perfetto. Quindi spero di aver chiarito tutte le tante domande che si facevano sul gruppo WhatsApp. Nei video che vedete sotto troverete anche il link. Chi vuole, chi è interessato, lì dentro trova me, ma trova tanti altri appassionati che si collabora, si lavora e ci si scambia informazioni insieme. Ragazzi, anche per questa volta abbiamo finito. Io vi saluto, vi do la buona giornata. Ciao!